lo shiatsu è giapponese, però la mia insegnante ha studiato agopuntura, ha studiato sia lo shiatsu e poi l'agopuntura, e la tradizione dello shiatsu che ha fatto lei veniva da un'agopuntura, e quindi noi abbiamo usato solo la base di filosofia della medicina cinese e degli meridiani dell'agopuntura. Non sono agopuntrice assolutamente, e lo shiatsu vuol dire pressione dito, e fare delle pressioni appunto lungo i meridiani. E mi ha chiesto Enrico di introdurvi un pochino, per collegarmi al lavoro senza farmi una capatanta, perché è un mondo che io ci ho messo anni e anni e ancora continuo a inserire, a esplorare, per collegarmi all'utilità per il Qigong e il Tai Chi, il concetto del più che 5 elementi è più giusto forse la traduzione 5 movimenti o trasformazioni, sono delle logge di trasformazione dei 5 movimenti: acqua, legno, fuoco, terra, metallo, e questi diciamo sono dei movimenti di trasformazione. Noi ce l'avevamo magari nella greca, i 4 elementi, no? L'aria, qua c'è il metallo, poi più il legno, sono un po' diversi, ma hanno a che fare con il simbolo del Dao, cioè la trasformazione continua del Qi, in continua trasformazione, passa da un elemento all'altro, e ogni loggia, ogni movimento è legato a un organo e a un viscere, quindi a un meridiano, e ogni movimento lo possiamo ritrovare all'interno di una giornata, notte, giorno, di una vita, dalla nascita alla vecchiaia, attraversando, oppure dell'anno, le stagioni. E il Dao è una mappa. Se noi andiamo in una città, vediamo la mappa, la guardiamo da fuori, invece da pensare che se io vado in una città, sì, guardo la mappa, ma poi mi oriento da dentro. E quindi il Dao è un simbolo come qui il punto più basso della mezzanotte, diciamo, dello Yin, c'è già, diciamo che c'è meno luce, inizia un po' di luce, arriva al suo culmine, e qui abbiamo già un po' dello Yang, cioè nel senso è una mappa dello Yin e dello Yang, che è un continuo movimento, un intercedersi, e se ci sovrapponiamo questi due movimenti è come se avessi o la giornata, se qui mettiamo un orologio, qui c'è la mezzanotte, qui abbiamo il mezzogiorno, qui abbiamo l'alba e qui abbiamo il tramonto. Tiriamo un asse, è come se potessimo inserire 5 movimenti con la terra al centro, e quindi qui mettiamo il più profondo, notte, che è per loro l'acqua, e il nord, cioè l'andare dentro, e il sud, che è il cielo, quindi il fuoco. Ci sono gli altri 2 elementi, che sono l'alba, che è il legno, e il tramonto, che è il metallo, e al centro abbiamo di questa c'è la terra, e questi 5 movimenti ci possiamo ritrovare in tutti gli organi dei 12 meridiani che abbiamo raccontato Enrico. E il Dao è questo interscambio continuo tra lo Yin e lo Yang, quindi dalla luce tra diciamo Yin e Yang sono 2 parametri che sono in continuo movimento, come più o meno. E quindi questi 5 movimenti è una continua trasformazione, ci sono queste logge dei movimenti, possiamo anche metterlo, non so, nella nostra pancia, come in
questo continuo giro del Qi, e quindi c'è sempre questo continuo movimento tra yin e yang. Come c'è la luce all'alba ce n'è un po' di più e al tramonto cala, ma al massimo degli apici a mezzanotte e a mezzogiorno abbiamo sempre già l'odore, non va oltre, c'è già l'inizio del calare e si è già l'odore di dove arriverà in fondo, quindi c'è sempre un po' di yin nel massimo yang e c'è già un po' di yang nel massimo dello yin, ed è questo ciclo di continuità. Quindi in questo ciclo di continuità, se questo è l'inverno, il nord, la profondità, l'acqua, il rene, per loro l'acqua è il rene non tanto come rene che fa pipì, ma è tutti i sistemi appunto di midolli che parlava lui, di questi tessuti anche mesenchimali, di questa fluidità, e possiamo anche dire tutta la vita intrauterina, quando siamo in pancia molto irrorati. Il legno è quel periodo della se noi pensiamo, se chiudete gli occhi e pensate a un seme che casca nella terra e inizia a mettere le radici piano piano, prima c'è il movimento verso il basso di queste radicine, piano piano si fanno strada. A un certo punto, quando ci sono le condizioni ottimali con l'esterno, quindi c'è un rapporto sempre con l'esterno, con l'ambiente, c'è questa forza vitale che il germoglio inizia a venire fuori e ha una forza potente, spiralica, che buca la terra. Questa è la forza, diciamo, del legno, del fegato, che piano piano poi nel tempo diventa pianta e diventa tronco. Quindi farà tutte le sue stagioni nell'arco dell'anno, così anche per l'uomo, nell'arco degli anni. Ritorna sempre attraverso le stagioni, si fortifica, si espandono le radici, si espande il tronco e si sviluppa, a un certo punto darà alla pianta i suoi frutti. Quindi abbiamo la fase, diciamo, intrauterina, il bambino piccolo nasce, cresce, diventa adulto, maturo, ha i suoi frutti e piano piano poi si avvicina a ritornare verso terra. No, alle dopo. E quindi possiamo vedere il ciclo di una vita, ma è anche il ciclo della stagione. Quindi le stagioni, pensiamo che è un ciclo osservato da un punto di vista agricolo. Passiamo dal punto di vista di un agricoltore. Quindi la medicina cinese, per come almeno l'ho un po' studiato la filosofia, perché io non l'ho vista tanto dal punto di vista medico, più dal punto di vista di comprendere queste dinamiche, io poi lavorando con le dinamiche corporee, è da vedere che sono dei principi nati anticamente da tradizioni agricole, dove dovevi continuamente interagire con l'ambiente per sopravvivere e intelleggere l'ambiente per poter di regolare in armonia, quindi creare, comprendere ciò che c'è fuori, e io mi inserisco appunto, come diceva lui, l'uomo è tra cielo e terra, ma ciò che succede fuori succede anche dentro e io mi devo armonizzare a questi elementi, a questi movimenti. Quindi questi movimenti, se succedono fuori, succedono anche dentro. In questo modo mi procaccio, diciamo, anche il cibo, mi metto in relazione con l'ambiente. Come mi metto in relazione con l'ambiente, mi metto anche in relazione tra le persone, la comunità. Quindi è un simbolo che si stratifica e si può usare su vari piani. Poi il medico lo userà in un modo, chi fa Qigong in un altro, chi fa il trattamento, chi lo usa per sé, è osservabile in varie modalità. Per quanto vi può essere utile per vedere quindi la stagione del legno, che diciamo ha l'alba come simbologia, come diciamo metafora, è l'alba, l'inizio, la stagione
della primavera è l'equinozio, nel suo fulcro c'è l'equinozio, cioè che c'è uguale luce tra la notte e il giorno, cioè sono uguali di lunghezza, tanto dura la notte e tanto dura il giorno. E quindi esci da un periodo molto chiuso rispetto alla luce e dobbiamo pensare a queste popolazioni che vivevano senza la luce elettrica e quindi più che una medicina era uno stile di vita. Il pensiero secondo me della medicina cinese è più legato a uno stile di vita che non medicina come noi intendiamo, che è una medicina interventista quando sono gli ultimi sgoccioli. No, qui è un principio di stile di vita per poter rimanere in armonia con l'ambiente, quindi non è neanche prevenzione, è proprio uno stile. Se io mi mantengo in armonia con me stesso e con l'ambiente, appunto quella energia originaria la posso rallentare e posso con l'ambiente esterno interagire procacciandomi il cibo e facendo le attività e il cibo che mi necessita per conservare questo cibo. È da vedere in un'ottica, quindi diciamo non è proprio neanche la parola prevenzione giusta, ma di armonizzazione. Quindi quello che serve alla primavera, se pensiamo che si esce da un letargo, ma noi tutti non usciamo da un letargo, perché abbiamo lavorato, usiamo molto la luce elettrica e quindi non è che viviamo chiusi nel buio, però c'è una parte di noi che l'inverno è un po' più freddo, c'è più buio, c'è un cambiamento a primavera, lo sentiamo, soltanto che lo sentiamo che ci arriviamo un po' stanchi a volte, perché dipende come è stato, come abbiamo vissuto l'inverno, che cibi abbiamo usato. E in teoria l'inverno dovremmo mangiare in un certo modo secondo la dietetica, a primavera in un altro, d'estate in un altro, cioè dovremmo armonizzare i cibi a seconda delle proprie costituzioni, anche a seconda delle stagioni. Quindi non c'è una linea generale per chiunque, ognuno ha, a seconda della sua costituzione e delle sue anche stato dell'età e come sta lui personalmente, ogni persona, a seconda della situazione in cui è. Se è in equilibrio o se è in un eccesso o in un deficit. Solitamente diciamo che a primavera cos'è che si incontrano? Ditemelo voi. Cos'è il cambiamento? Sonno. Poi? Mal di stomaco, quindi qua abbiamo un eccesso. Poi? Avete freddo, avete caldo? Io ho freddo. C'è chi ha freddo? Allergie. Allergie. Quindi qui c'è un po' di focherello, già una reazione. Quindi ognuno vedete è diverso. A seconda delle situazioni c'è bisogno di, appunto, o come dicevamo prima, devo nutrire se c'è un deficit, o devo drenare se c'è un eccesso di calore, di yin e di yang. Adesso la sto facendo un po' breve, cioè un po'. Solitamente il grande cambiamento di temperatura, più che altro delle ore diurne che si inizia a voler stare fuori, di osservare, visto che l'elemento è il sangue legato al fegato, d'inverno in teoria dobbiamo muoverci meno, non è detto, magari si muove più in palestra, si inizia a uscire fuori. Il fegato per cosa è importante anche? Di notte lui pulisce il sangue se noi dormiamo bene. Quindi a primavera può arrivare un po' più appesantito da da quello che abbiamo mangiato anche in inverno, che tendiamo a caricare di più con i cibi o comunque in e solitamente quindi abbiamo bisogno di alleggerire il sangue un po', a seconda di drenarlo, di pulire un po', come si dice, le famose depurazioni si fanno a primavera. Non a caso la Pasqua arriva sempre a primavera, ci sarebbero i giorni prima della Pasqua che si dovrebbero fare i digiuni, i famosi digiuni. Beh, febbraio sarebbe nel periodo romano, febbraio erano come si dice, le depurazioni, voleva dire. Era il mese in cui iniziavano a fare le depurazioni, anticamente. Quindi ce l'abbiamo anche noi, anticamente ce l'avremo.
perché devi prepararti ad arrivare tonico alla primavera, perché il sangue deve essere più, questo sangue che il germoglio che vuole uscire, e quello vuole uscire, adesso sono stanca, non voglio. Quindi dobbiamo andare a tonificare aiutando prima il sangue a pulirlo, perché se io mi do energia ma c'ho un sangue un po' appesantito, devo poter aiutare, quindi come alleggeriamo il sangue? Un modo può essere appunto il Qigong e il Tai Chi, se lo conoscete ci sono delle pratiche in particolar modo che possono aiutare. Il Tai Chi, come lo fa Enrico per esempio, a seconda perché crea la Wei Chi, la regola a seconda della stagione di come aprire e chiudere i pori, aiuta anche a scaricare e questi fluidi a mantenere un po' in armonia il flusso sia d'inverno che d'estate tra il giorno e la notte, perché se pratichi regolarmente si abitua, c'è una parte sotto, i liquidi si filtrano meglio, si depurano, diciamo, anche i liquidi cerebrali, e quindi tutta la circolazione ne ha un giovamento. L'altra cosa è, tramite la dietetica si dice sono le tisane oppure il cibo, e dopo lì dipenderà, però generalmente inizi a mangiare il crudo, cosa che invece in autunno inizia a togliere il crudo, e potresti mangiare per aiutare un po', se c'è della parte che non so, sei più arrabbiato, più allergie, togliere, abbassare le quantità un po' di sale e magari mettere dei cibi un po' amari che drenano il sangue, quindi non so, usare il tarassaco, le famose tisane di tarassaco, mangiarsi il tarasachino che adesso si usa anche, che fuori le bette, si può iniziare a mangiare il crudo, dopo naturalmente dipende dalle persone. L'altra cosa invece che la stanchezza è di allentare, per assurdo questo bisogno di venire fuori, è allentare il controllo, quindi è respirare, prendersi pausa e tornare fuori a respirare all'aria aperta, camminare, quindi leggerezza, perché si ha bisogno di riabituarsi a riaprirsi all'esterno, perché non è un interruttore on-off, una stagione è on-off, la vita non è on-off. Sono delle transizioni, quindi la primavera non è che scatta il 21 marzo, 20 quello che è, ma transita lentamente già da fine febbraio, verso la fine da febbraio già le vediamo le gemme che si preparano, anche se fuori è ancora freddo. Quindi è transitare con l'alimentazione, iniziare a osservare, di iniziare a mangiare, cambiare i cibi, di alleggerirsi un po', mangiare meno pesante, anche come intimbolati, mangiare più leggero, se d'inverno veniamo dal Natale magari, alleggerire, non alleggerire subito a gennaio, ma piano piano con febbraio iniziare a inserire delle tisane di un certo tipo e l'aria aperta. La primavera ha bisogno di alleggerirsi, di mettere i pori fuori, di iniziare a sentire non come l'estate, che poi dopo arriviamo tutto d'un botto, l'estate andiamo al sole e la pelle rimane anche scioccata, ma l'intero sistema rimane, già che anche stare al sole, insomma, per la medicina cinese non è il massimo, però il punto è transitare continuamente, è una continua transizione, pensare a questo senso di ciclicità, non c'è questo, c'è quest'altro, ora è inverno, ora adesso smetto di mangiare questo, no, di transitare, fare dei cambiamenti lenti, di iniziare a introdursi, a focalizzare verso l'aperto, verso l'alleggerire un po' il cibo, verso mangiare, si può iniziare a mangiare qualcosa di crudo, di amaro, qualche tisana, basta che non si faccia in maniera drastica, perché i sintomi sono poi drastici alla primavera di solito, sia sotto il sonno, le allergie arrivano, il conto arriva subito. E l'altra cosa è il movimento, che aiuta parecchio, e poi vabbè ci sarebbe anche l'automassaggio, per esempio anche il essere abituati a farsi degli automassaggi,
per esempio iniziare a frizionare la pelle. Se vi fate la doccia con il guanto di crine, non quello pesante, quello che usano in Arabia, come si fa anche, come si chiama? Il bagno turco, che usano quel guanto un po' ruvidino, con dell'olio, lo scrap, con dell'olio di, non so, di mandorla, di cocco, quello che volete, solo olio, senza usare sale o cose, iniziare a massaggiare quello che abbiamo fatto prima, iniziare a risvegliare anche i pori, perché sono stati con tessuti sempre aderenti, pesanti, iniziare da sotto la doccia, prima di lavarsi, oppure dopo, forse perché poi sennò penetrano molto i saponi, ad aprire, a sfregare, a fissionare delicatamente, a seconda di com'è la vostra pelle, un po' in tutto il corpo. Iniziare a preparare, abituarsi ad andare anche non so, nell'acqua, se siete abituati, andare ai bagni termali, che non si fanno solo d'inverno, ma per le transizioni. Quindi abituarsi anche a acqua fredda, caldo, freddo. Non farlo tutto drastico, perché poi arriviamo che il corpo reagisce e si gonfia perché è tutto troppo. E promuovere la circolazione, promuovere l'apertura. Dice qualcosa? E questo già nel Qigong già aiuta. Iniziare anche a alleggerirsi in casa, se potete, tenete, non so, le ciabatte se non avete freddo, i piedi un po' più scalzi, naturalmente con le calze, però iniziare a muoversi, a stare in casa senza scarpe, più anche liberi, a primavera anche ogni tanto camminare all'aperto, cioè non andare solo subito al mare o solo subito al fiume, ma iniziare a frequentare la natura, piano piano anche metterci i piedi in acqua, proprio riabituarsi a questa apertura. Perché la tradizione è, se voi pensate, se sono tradizioni, tutte quelle orientali, bene o male, anche quelle indiane, quelle che sia, sono legate all'ambiente, sono di popolazioni che vivevano in stretto connubio, ma che da noi si viveva così, anche la nostra era così, e quindi dovevi integrarti nell'ambiente e avere delle strategie. L'ambiente non è qualcosa di maligno. Se io interagisco mi armonizzo. In Oriente si è mantenuto un po' di più questo senso di armonizzazione, diciamo nell'antichità, ci sono pervenute più facilmente a oggi le abitudini orientali, antiche, più che le nostre che le avevamo. Da noi ci sono state un po' come ci sono, se le andiamo a pescare, ma ci fanno più strano. Il fatto che siano state standardizzate anche dentro quella che viene chiamata medicina cinese le ha anche preservate. L'altra differenza rispetto a noi è che noi, per me è stata una grande differenza con la medicina cinese, quello che ho capito, o le pratiche orientali, è che sono esperienziali. Quindi se io sono andata la prima volta, quando siete andati in bicicletta, se vi davano il manuale, l'avreste letto prima? No. Fatto la signora subito. Ti mettevi a provare e hai avuto una sensazione, la prima volta che siete andati in bicicletta, che sensazione avete avuto? Non so se ve la ricordate. Io sono penso quasi tutti. Ma dentro il corpo che cosa provavate? Cioè, siamo questo senso di equilibrio. Vibravi, no? Vibravi. Le pratiche orientali, sia queste cinesi che quelle indiane, che quelle che sono passate dall'antichità, sono esperienziali. Quindi prima hanno esperienziato e hanno stratificato, quindi non sono cognitive. Se io oggi, non so, la fisica ti dice una cosa, prima devi fare l'assioma postulato, poi dopo vai, ho trovato la teoria, vedi se funziona. Qui è il contrario, prima faccio la prova e poi stratifico una teoria, una mappa, per quello io la chiamo una mappa. È simbolica, legata ai simboli, non è legata al cognitivo, quindi parla quello che oggi viene chiamato più al cervello destro. È semplicissima da un suo punto di vista, ma perché è esperienziale. Se uno non inizia, come il Tai Chi o il Qigong, sono tanti, quanti sono i nei Qigong? Movimenti? Sì, che fai tu. 12. 12.
Non è che se ne fai uno, fai l'altro, aspetta, adesso primavera faccio quello, chiudo la VB, no. Ha una sequenza che ha un senso se fatto in tutti i 12, oppure poi li puoi fare, ma è la pratica. Perché è uno stile di vita, non c'è questa, mi sono rotta la gamba, adesso tirami fuori l'ago, mettimelo lì, non è nata così. Certo ti può essere d'aiuto perché ti va a ristimolare le parti più profonde legate a quelle che diceva quello che oggi noi chiamiamo cellule staminali, cioè la parte iniziale della nostra vita. Quindi va a ristimolare la parte vitale, ma poi se non la usiamo con semplicità nell'esperienza, possiamo studiare quel che vuoi, ma quindi sono ripetizioni, non a caso hanno questo senso di ciclicità, perché c'è la ripetitività continua di stare in armonia tra queste polarità, lo yin e lo yang, il giorno e la notte, e quindi trovare un'armonia continua che c'è tutti i giorni, tutto l'anno, tutta la vita, tra queste polarità, tra cielo e terra, tra giorno e notte, tra yin e yang, chiamala come vuoi, cervello destro, cervello sinistro, oggi potremmo dire dentro di noi, è mantenere un equilibrio, un'armonia tra queste due polarità che sono la nostra realtà. Quindi a primavera qual è la polarità? Dall'inverno mi riapro fuori, non in maniera brusca. Quindi è cosa devo fare per stimolare questa vitalità, questo anche da questo VIC che abbiamo avuto, che è stato più stimolato a essere presente, ad aprire i pori, ad alleviarsi. Cosa mi serve? E quindi per ognuno, già solo se parti da questo e poi dopo ti orienti, ognuno poi potrà chiedere, però partendo da questo punto, ognuno poi la sua esperienza, poi lo può sentire di cosa ha bisogno. Aspetta che oggi dormo di più un po', mi organizzo la giornata diversamente, perché adesso arriva a organizzarsi diversamente e in funzione della primavera. È questo, cioè aprirmi, perché poi arriverà l'estate dove c'è il massimo dei frutti, il mezzogiorno, il massimo del calore, c'è il massimo della luce, e poi dopo potrò rilasciare e riprendere con l'autunno dentro, tirare i remi in barca e dire i frutti cadono a terra e risemino, perché vabbè, quando si è anziani, ma in ogni anno si circola e si ripianta qualcosa ogni anno, quindi è lo stratificare, la vecchiaia è uno stratificare di saggezza, diciamo, di esperienza. Quindi ogni anno c'è una rinascita di qualcosa. Speriamo. Quindi su un piano, speriamo. Questo è un classico, speriamo. Quindi le attitudini mentali. Cosa posso fare perché intanto cosa posso fare perché qualcosa di nuovo. Cosa posso fare qualcosa di nuovo quest'anno che mi può aiutare a sentire diversamente il mio fegato? Perché se continuamente io mi vedo a primavera non arriva mai. Cioè da una certa età in poi sembra solo autunno. Io mi vedo benissimo. Ecco, non vedi? vedevo l'ora. Non vedevo l'ora. Ho fatto una fatica da giovane che non è che sia vecchissima, ma abbastanza grande, devo dire. E ringrazio il cielo. Questi sono i punti di vista, ognuno ha un mondo a sé, ognuno ha il suo metabolismo, ha le sue diversificazioni, quindi non la possiamo prendere come vediamo queste tabelle un po' che sono di riferimento magari per chi gli serve. Non è che fegato è questo, serve questo, fuoco è questo, serve questo. Certo, se devi usare degli aghi e tutto, hai bisogno un attimo un po' più delle... Ma ecco, per ognuno è trovare dove sono. Dov'è la mia primavera oggi? In che gradualità me la posso vivere? Come fluidità? In che cosa mi posso aprire di nuovo? Di cosa ho bisogno di liberarmi per alleggerirmi? Quindi di solito sono i cambiarnali. Cosa butto quest'anno? Cosa pulisco? Le pulizie di Pasqua. Queste sono cose che servono molto perché sono esperienze. E il fegato è estremamente esperienziale, è la contrattilità più che altro dei muscoli, camminare, liberarsi, saltellare, giocare, andare, per quello dico dell'acqua, a passeggiare, però è la contrattilità, è quella cosa che si usa proprio negli Jing che parlavi dei muscoli, dei meridiani fascia.
è proprio la fascia, la fascia, quello che oggi viene tanto, si parla tanto di fascia, è quello che raccontava, questo tessuto che deve essere gelatinoso, morbido e tende a indurirsi invecchiando, ma anche quando si hanno delle problematiche o non si fa movimento. Non è che improvvisamente adesso vado in e faccio Pilates e faccio le cose, no, questo senza respiro oltretutto, ma mi alleggerisco. E voi se dovete pensare che mi alzo e vado verso qualcosa che mi piace, già il vostro sistema, devo andare verso qualcosa che non lo posso vedere, sentite dentro come vi chiudete, questo è già il mesenchima. Quindi a primavera abbiamo bisogno di alleggerirlo. Cosa mi piace? Cos'è che mi apre? Ah, ognuno poi ci avrà i suoi gusti, che quello che apre uno all'altro gli fa schifo. Io adesso per rimanere perché spero di essermi stata, di aver stimolato un pochino. Insomma. Grazie. Grazie. Bene, se non ci sono delle domande, se avete degli interventi, qualcosa che volete approfondire, qualcosa che volete anche solo dire per gli altri. Ok, siamo stati esauriti. Io ho una domanda, dei 12 meridiani che corrispondono a 12 organi, Sì. per occidentali il cervello è anche un organo, cioè non c'è cioè ad esempio il cervello perché non c'è in quella lista? Perché entrano tutti qua? Cioè, tutti Il cervello è considerato un aspetta, com'è che esattamente? Non è considerato un organo, ma è la più grande ghiandola endocrina. È il mare dei midolli, viene chiamato. Io adesso non so perché se ci fosse, avessimo il carattere cinese si capirebbe molto meglio, adesso non lo so, però so che tradotto vuol dire il mare dei midolli. E quindi il cervello galleggia, per loro è questo punto cioè sono gli organi vitali in questa zona che sono quelli che tesaurizzano l'energia. Il cervello è come una grande ghiandola endocrina, diciamo, la più grande di tutte. Poi non sapevo che c'era questa coppia di polmone e fegato. Dopo ho fatto una riflessione e io vengo dalla Turchia. In turco polmone akciğer e fegato karaciğer. Tutti e due sono GR praticamente, uno bianco, l'altro nero, tipo GR bianco e GR nero, che e GR è il nome generico per questi due organi. Uno polmone è bianco, fegato è nero. Quindi si chiamano, Sì, ma io non avevo nessuna idea perché, però magari c'è una saggezza. Sì, come abbiamo visto questi, nel concetto olistico tutti quanti gli organi sono strettamente interconnessi, non è possibile agire in qualche organo senza poi agire su tutto il sistema. Però come abbiamo visto questa, diciamo, correlazione, cioè nella teoria dei 5 elementi ci sono i promotori, per esempio il fegato è promotore del cuore, perché il fegato è legno, il cuore è fuoco, il fegato è promotore del cuore, ed è invece dominato dal legno, cioè scusa, dominato dal metallo. Immaginiamoci come idea la scure che taglia l'albero, no? È dominato dal metallo. E quindi c'è una correlazione molto stretta fra i due organi, più stretta che magari con gli altri che invece sono più lontani in questo modo. E la correlazione che abbiamo visto prima, cioè lo spunto di approfondimento che abbiamo visto prima, che è basato su questa correlazione, è appunto il fatto che mentre uno riguarda la respirazione, che fa poi agire, che agisce poi sui muscoli, che agisce sul sistema muscolare.
se ci pensiamo anche per la nostra medicina, il muscolo, no? Ti viene male ai muscoli quando li usi, perché? Perché si produce l'acido lattico, no? L'acido lattico si produce perché non arriva abbastanza ossigeno al muscolo, il muscolo contraendosi gli tocca contrarsi con una reazione senza ossigeno, e quindi produce acido lattico. Invece finché che ci arriva abbastanza ossigeno, l'acido lattico non si produce e il muscolo non fa male. Quindi c'è quella relazione appunto fra i muscoli e la respirazione, quindi il fegato che domina i muscoli e il polmone che domina la respirazione, è comunque una relazione, possiamo dire, più stretta rispetto ad altri organi che comunque ce l'hanno lo stesso, perché ovviamente fanno parte dello stesso sistema, ma sono molto vicini fra di loro. E appunto anche per quello che avevo messo questo spunto di approfondimento, e come sappiamo, come vi dico spesso, la respirazione è una cosa che viene dopo, non si può partire studiando la respirazione assieme al movimento, però diciamo sono due cose che prima la respirazione si studia con i Jibengon, con i movimenti, e poi invece con la pratica si studia il movimento, poi dopo vanno su insieme e a un certo punto si uniscono, però non troppo presto, perché sennò uno invece che andare in simbiosi vanno in conflitto. Qualcun altro c'ha qualche spunto? Posso chiedere una cosa? Certo. Nella pratica, quindi, quando si fa una lezione di un'ora, si fanno sempre la stessa sequenza di questi 12 esercizi? Dunque, allora, il corso come è strutturato si fa all'inizio, cioè la sequenza dura circa 40-45 minuti, quindi si fanno 15-20 minuti di riscaldamento, come abbiamo detto prima, per muovere tutti i giunti, eccetera, e aprire questo carapace muscolare, appunto. Questa è una delle cose. Ti metti tuo agio, sia mentalmente che fisicamente, quindi è necessario, 15 minuti. Poi dopo, all'inizio del corso, ovviamente i 12 movimenti non li sai, quindi non li puoi fare, perciò si fanno dei movimenti che inizialmente si chiamano dei movimenti che si chiamano Jibengon, che vuol dire abilità di base, io lo tradurrei come abilità di base, e sono praticamente dei movimenti in cui si studia la postura e la coordinazione del respiro con movimenti semplici, anche solo su e giù con le braccia così. E già la coordinazione del respiro con movimenti semplici, poi un altro movimento così, poi qui addirittura c'è rotazione, spostamento del peso, movimento delle braccia, quindi si aggiunge piano piano sempre qualche cosa, e poi l'ultima parte della lezione, che all'inizio sono 15 minuti, si studia la forma del DJG, no? All'inizio sono 15 minuti perché c'è 2-3 esercizi, 3 movimenti, 4 movimenti, 5 movimenti, quindi all'inizio piano, poi man mano che va avanti nel corso, l'ultima parte diventa sempre di più, perché dopo c'è 40 minuti, e la prima parte diventa sempre di meno. Ok, quindi idealmente l'ultimo mese è quasi tutta forma, esatto, si è invertito, è quasi tutta forma, invece all'inizio è quasi tutto Jibengon, quasi tutto abilità di base. C'è sempre la stessa cosa di... Esatto. Sì, beh, come dicevamo, no? Sono cose che cioè, all'interno della stessa lezione c'è la stessa cosa, perché c'è il riscaldamento all'inizio per aprire appunto questo carapace muscolare, poi ci sono i Jibengon per studiare postura e respirazione, e poi c'è la forma. E la stessa cosa si svolge in una lezione, e la stessa logica si svolge in tutto l'anno, perché anche lì all'inizio fai la cosa per aprire il tuo carapace muscolare, poi nella seconda parte, quando aumenta un po' la forma, lo fai per studiare i movimenti, e alla fine lo fai per avere proprio l'azione. Quindi la stessa cosa si svolge all'interno dell'ora di lezione e all'interno di tutto l'anno. La logica con cui si svolge è la stessa, come dicevamo, il discorso delle matriosche, no? Che è già completo di suo ogni lezione, ed è già completo di suo, cioè si ripropone comunque lo stesso schema. Nei movimenti perché spostiamo il peso?
cioè qualche volta ad esempio spostiamo tutto a destra, a sinistra, cioè il principio dietro... No, cioè il discorso del movimento del peso è la coordinazione, perché dopo quando fai il passo, per esempio, lo devi spostare tutto, il 100% del peso lo devi spostare. Invece quando fai così sposti solo il 60%, però lo stesso vai nella stessa cosa, nella stessa direzione, no? Cioè è comunque un inizio di quando dovrai fare il passo, che nella tua vita normale poi il passo lo fai, ti sei. rallentato. È un po' di meno del passo, quello è un motivo. L'altro motivo è perché, l'altra cosa diciamo invece più legata a quello che dicevamo oggi, è perché te andando col peso da una parte aumenti il peso che se sei in posizione giusta lo scarichi sul piede e quindi vai prima di qua, spingi, lasci, spingi, quindi fai come nelle piante dei piedi una specie di massaggio, no? Una specie di pompa che ti muove il sangue. Presente, nei piedi ci sono tutte le terminazioni possibili, no? A parte ci sono tutti i meridiani nelle dita dei piedi, sotto qui negli Yong-Chuan c'è il discorso dei reni e poi anche la riflessologia plantare, presente. E quindi lavorando in questo modo sul piede, no? Lo spingi e molli, perché è un movimento, come diceva anche Silvia, di rotazione, no? Una cosa che si trasforma nell'altra. Non è solo che spingo sempre solo, devo spingere e lasciare, spingere e lasciare. Allora sì che si crea questo sistema, no? E quindi questo spostamento del peso c'è. Prima il discorso della coordinazione, perché poi camminare è facile, diciamo, però man mano che si avanti negli anni diventa sempre un po' più difficile. E invece per il discorso che dicevamo oggi è una cosa legata anche al massaggio della pianta del piede. Promuovere l'energia che sale dai piedi. Promuovere l'energia che sale Da quei meridiani. con questo massaggio sul sangue, sui piedi, promuovere l'energia che il collegamento con la terra, il collegamento col cielo. Noi quando facciamo qualsiasi esercizio, sia di Qigong che di Tai Chi, dobbiamo mantenere questo collegamento sempre. Bene, se non ci sono altri interventi io chiuderei qui oggi. Vi ringrazio molto di essere venuti, spero che quello che abbiamo detto oggi vi sia stato d'aiuto nel capire meglio queste pratiche, sia chi lo fa già, sia chi ancora non lo sta facendo. In generale, qui ci sono volantini dei miei corsi. In generale, se volete più informazioni sia su di me che sull'associazione che sui corsi che svolgo, sul sito www.associazionedaodejing.it troverete tutte le informazioni necessarie se volete approfondire un po' l'argomento. Ci sono anche c'è anche una sezione cultura in cui ci sono degli articoli di approfondimento e poi ci sono tutte le informazioni relative ai corsi, un po' che cos'è il Qigong, che cos'è il Tai Chi, un po' relativa alla mia storia, di quello che ho fatto in Cina, eccetera. Quindi vi ringrazio molto e alla prossima. Grazie. Grazie a lei. Grazie. Grazie.